Se vi dicessi che esiste un wargame di miniature interamente pensato per giocare da soli, un gioco narrativo dove la vostra banda di eroi cresce missione dopo missione, mescolando il meglio dei giochi di ruolo e dei wargame tridimensionali, trovare il tempo e le persone giuste per giocare ai wargame tridimensionali può essere una sfida. Ecco perché la modalità solo play, il giocare in solitario, è sempre più popolare e ricercata. Ci permette di immergerci in avventure narrative profonde, mettendo da parte, almeno per un po', la competizione pura e ci offre una libertà incredibile nella creazione e personalizzazione delle nostre storie e dei nostri eroi. A proposito di personalizzazione, se come me amate creare miniature uniche e magari risparmiare un po', date un'occhiata al servizio online di Eldritch Foundry, trovate il video qui e le offerte in descrizione per dare vita ai vostri personaggi personalizzati. Ma cos'è esattamente un wargame in solo play? Semplice, è un gioco di miniature progettato per essere giocato senza avversari umani. Spesso nascono da sistemi cooperativi, ma il cuore è proprio la possibilità di giocare in totale autonomia. Molti titoli famosi offrono questa opzione. Pensate a Frostgrave, Sellsword e Spellslinger, persino la nuova edizione di Warhammer Kill Team ha delle modalità dedicate. Ne abbiamo parlato spesso sul canale e trovate le playlist dedicate qui in descrizione. In questi giochi è il sistema stesso, il manuale, a guidare le azioni dei nemici. Lo fa tramite regole di comportamento precise, tabelle da consultare, tiri di dado che determinano eventi casuali e le mosse degli avversari sul campo di battaglia. Il focus è tutto sulla narrazione, sul creare la vostra storia unica, avventura dopo avventura. E qui ragazzi entra in gioco il Nick Games, uno dei più famosi editori italiani di giochi di ruolo. Per la loro prima avventura nel mondo dei wargame e dei giochi di miniature hanno fatto una scelta coraggiosa e secondo me azzeccatissima. Hanno deciso di portare in Italia uno dei giochi solo play fantasy più completi, profondi e affascinanti che io abbia mai visto. 5 leghe dal confine. Ho avuto la fortuna di ricevere una copia in anteprima da Nick Games, proprio per potervelo mostrare. Parliamo di un manuale di quasi 230 pagine a colori, strapieno di regole, tabelle e spunti per creare e vivere le vostre avventure con un manipolo di eroi completamente personalizzato. Partite con una piccola banda, 6 miniature all'inizio, e attraverso le vostre scelte, le loro vittorie e sconfitte, non solo li vedete crescere e migliorare, ma plasmeranno letteralmente il mondo di gioco intorno a loro. Come funziona? All'inizio creerete una mappa unica della vostra regione, un angolo di mondo minacciato da 3 pericoli principali che dovrete affrontare. La mappa all'inizio è in gran parte inesplorata, ma grazie a un fantastico sistema di tabelle ed eventi casuali si espanderà e si riempirà di dettagli, pericoli e luoghi interessanti, giorno dopo giorno. Ogni turno la vostra banda si sveglia in una città sicura o in un accampamento improvvisato, svolge attività come cercare risorse, commerciare, curarsi e affronta eventi casuali dettati dal luogo da un tiro di dado percentuale. Dopodiché sarete voi a decidere di riposare o partire all'avventura. Potrete viaggiare verso nuove zone della mappa o esplorare quella attuale. Ogni scelta porta a tiri di specifiche tabelle che possono generare nuovi incontri, luoghi e ovviamente combattimenti. Questa parte è incredibilmente narrativa, quasi un gioco di ruolo in solitaria. Io, ad esempio, in questi giorni mi sono tenuto un diario della campagna, dando un senso a una storia a tutto ciò che i dadi e le tabelle mi propongono. Il gioco vi dà gli strumenti, sta a voi tessere la trama. Ma dopo l'esplorazione e la narrazione potrebbe scattare un combattimento, ed ecco che 5 leghe dal confine sfodera la sua anima da wargame. Gli scontri si svolgono su un'area di gioco contenuta, un 60 cm x 60 cm perfetto per il vostro tavolo di casa. Io ho usato il tappetino di The Valley di Pure Wargames con qualche elemento scenico ed è stato subito super immersivo. Le regole vi diranno perché si combatte, un'imboscata durante un viaggio, una pattuglia di guardia, l'esplorazione di un dungeon, quali e quanti nemici schierare, generati casualmente ovviamente, e quali eventi possono influenzare la battaglia. I mostri seguono le regole di comportamento chiare, intelligenza artificiale del gioco, mentre voi avete il pieno controllo tattico dei vostri eroi. Ma attenzione, il combattimento è rapido e brutale, specialmente all'inizio ottenere l'iniziativa è difficile e pochi colpi andati a segno possono mettere fuori combattimento un eroe. Bisogna giocare d'astuzia. Pensate che ho sottovalutato un banale branco di lupi e ho 2 eroi feriti che dovranno saltare almeno 3 turni di campagna per riprendersi. Finito lo scontro si gestiscono le conseguenze, si raccoglie il bottino, si guadagna esperienza e si passa al giorno successivo, pronti per nuove avventure e imprevisti generati dalla centinaia di tabelle presenti nel gioco. Si continua così turno dopo turno, finché le 3 minacce principali non vengono sconfitte o finché gli eroi non vanno contro a un
destino piuttosto funesto. 5 leghe dal confine, quindi, è un vero gioiello. Un gioco dalle regole di base accessibili, ma con una profondità strategica e soprattutto narrativa davvero notevole. La componente di campagna è il cuore pulsante del gioco. È un acquisto quasi obbligato per chiunque ami il gioco in solitario. Ma occhio, funziona benissimo anche in modalità cooperativa se volete dividere la banda con un vostro amico. La cosa fantastica è che l'esperienza di gioco non si limita al tempo passato al tavolo con le miniature. Mi sono ritrovato a pensare alle prossime mosse della mia compagnia, a scrivere il diario delle loro imprese e persino a dipingere miniature specifiche tra una sessione e l'altra e occupando il tempo da pendolare che ho andando e tornando dal lavoro. Need Games ha fatto davvero centro, scegliendo per il suo debutto nel mondo dei wargame un titolo che si sposa perfettamente con la loro grande esperienza nei giochi di ruolo. Una scelta più che azzeccata che personalmente mi fa sperare per il futuro. E voi cosa ne pensate di 5 leghe dal confine? Lo conoscete già nella sua versione originale inglese o aspettavate con ansia proprio l'edizione italiana di Need Games? Siete tentati di buttarvi in questa avventura solitaria? Fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti perché sono curiosissimo di saperlo. E ovviamente ricordate di iscrivervi se volete rimanere sempre aggiornati su Wargame in Italia, perché solo insieme possiamo far crescere questo fantastico hobby.